Buongiorno amici del canale! Ciao! Giorno 2 e facciamo questi due mobili oggi. Sì. Devono parlare tra di loro perché vogliamo legarli, miscelarli all'ambiente. C'è una carta da parati bellissima su questa parete e devono star bene insieme. La padrona di casa non li vuole scuri perché vuole che questa camera sia sempre bella luminosa e quindi andremo su un tono che non vedete da un bel po', il Grey Balm. Ovviamente faremo una cosa semi-moderna perché vogliamo comunque alleggerirli e svecchiarli. Sono due mobili molto belli, non sono usurati, non sono deturpati, non hanno tarri, non hanno buchi, non hanno nulla, sono veramente perfetti ed è anche un piacere ogni tanto lavorare su qualche cosa che non ci fa faticare, vero? Ogni tanto sì. Oggi non si fatica, quindi si colora. Partiamo. Noi partiamo oggi con il Grey Balm Sì. e il Clear Sand. Io inizio facendo tutta la scocca intorno con il Grey Balm e invece Emma farà il Clear Sand su cassetti e questi riquadri centrali. Tu Emma parti togliendo i pomelli così li mettiamo da parte perché sono bellissimi e sicuramente li riutilizziamo, ok? Usiamo per oggi sia il pennello a punta che il pennello Elizabeth. Due pennelli perché bisogna andare bene negli angolini di questo mobile che ha tante modature e col pennello Elizabeth per fare una bella finitura pulita e liscia, anche perché il mobile è molto lucido. Allora ci dividiamo i compiti così non ci diamo fastidio. Parto di qua io. Con il pennello a punta faccio i bordini, con il pennello Elizabeth vado nelle parti più larghe e lisce. In questo modo avrò una stesura veramente perfetta. Vedete? Questo è ciò che ci si deve aspettare dalla prima mano di colore. Quindi non vi dovete preoccupare se alla prima mano rimane qualche striatura. Anche con un pennello fantastico performante come l'Elizabeth è molto normale. Con la seconda passata toglieremo le striature e avremo una coprenza totale. Di nuovo, pennello a punta, si va sugli angoli, così. Così non faccio fatica, vado bene nelle insenature e tolgo tutte le problematiche di stesura. Mi raccomando, calcate e prendete il pennello dalla ghiera. È fondamentale prendere il pennello dalla ghiera e non dalla parte superiore del manico. Se non schiacciate non fate una bella stesura e non riuscite a premere bene se prendete il pennello dal manico. Quindi va proprio preso dalla parte del fondo della ghiera. Vi aiuterà a fine giornata a non avere male al polso. Avere una bella stesura pulita e precisa. Io ora qua lego le parti colorate e continuo con una cosa molto importante: non andare mai contro la vena del legno. Cos'è la vena del legno? Vedete che il legno va in questa parte, in questo lato in verticale, la vena ha le righe in questo lato. Voi dovete sempre colorare seguendo la vena del legno, così. Non dovete fare questo. No, se fate questo è per la pennellata incrociata, ovvero orizzontale ma poi verticale. E voilà, vedete qua devo andare così, qua così. Una bella stesura liscia e pulita, ma fatta così. Continuiamo. dovete
sempre ricordare una cosa. Quando colorate un mobile bello, quindi non un mobile di poco pregio, un mobile antico, diciamo, quando non andate a ricolorare un qualcosa che è veramente deturpato, con Magic Paint non lo rovinate mai. Quando qualcuno dice no, sacrilegio, l'hai rovinato per sempre, dovete fermarvi e usare la testa, ragioniamo. Non parliamo per partito preso, per sentito dire, perché semplicemente a voi piace il legno, perché quel qualcuno il legno non lo ama e quel qualcuno sapete cosa fa? Prende quel mobile e nelle peggiori delle ipotesi lo porta in discarica oppure forse lo porta dal rigattiere o comunque in un mercatino dell'usato. Quindi che cosa è meglio? Tenere un cimelio di famiglia, tenere un qualcosa a cui magari la nostra nonna, la nostra mamma teneva fortemente e cambiarlo, cambiare i connotati, cambiare il colore o disfarsene semplicemente perché a casa nostra sta male? Bisogna iniziare a essere, diciamo, un po' più lungimiranti, ragioniamo, sprechiamo troppo, buttiamo troppe cose ed è ora che tutti quanti ci mettiamo una mano sulla coscienza e capiamo che disfarsi di alcuni mobili per comprarne di nuovi è una cosa completamente stupida ed inutile, soprattutto quando si ha tra le mani un mobile di pregio, bello, con un bel legno come questo, che può fare almeno, ridendo e scherzando, altri 100 anni. Ma perché vi dico che non lo rovinate? Perché io, per caso, ho preso la levigatrice? Ho carteggiato la superficie? No. Per caso io ho sverniciato? Ho portato legno grezzo e legno e poi l'ho colorato? No. Per caso mi avete visto usare dei solventi particolari, stressare la superficie, rovinare il legno sottostante, graffiarlo? No. Tutto questo vi deve far ragionare e capire che se un domani volete riportare questo bel mobile al suo splendore originale, vi basterà usare il mio sverniciatore biodegradabile, che non è assolutamente assolvente, eliminerà Magic Paint e tornerà fuori il legno di prima. Ma sapete perché non lo rovina? Oltre che non aver usato una carta vetro per lesionare il legno, per far aggrappare la vernice, sapete perché? Perché io non uso la pittura con dentro acqua, non aggiungo acqua, quindi il legno non gonfia. Questo mobile, se vogliamo, fra 3, 4, 5 anni, 10 anni, quando si stuferà la padrona di casa, potrà tornare esattamente come adesso, magari con un po' di idratazione, cera e restauratore Magic Paint. Quindi i mobili colorati non vengono mai rovinati. Usate la testa, non commentate sui social solo perché avete la lingua in bocca. Usate la testa. Continuo. Seconda mano con Grey Balm e Clear Sand su tutti e due i mobili. Vernice sempre pura. Come prima carico entrambi i pennelli perché uso sia quella a punta che l'Elizabeth. La seconda mano di Grey Balm è proprio pura poesia, perché se voi guardate bene, a parte la coprenza strepitosa, c'è niente da fare. È proprio un colore bello, bello, bello. Questo è stato uno dei primi nati in casa Magic Paint come tonalità. Volevo un grigio caldo, elegante, vellutato ed è proprio lui. È proprio un colore pazzesco. Bello, bello, bello. Rende tutto raffinato, leggero e perfetto. Guardate qua. Che differenza. Prima e seconda mano. Vabbè, continuo su tutto il mobile e anche sull'altro. Il mobile sta asciugando, ora creo il terzo colore miscelando il Grey Balm con Clear Sand. Ne ho tenuto un goccino nel barattolo che avevo prima a metà, ne aggiungo un po', ne faccio più o meno mezzo barattolo. Perché? Perché voglio colorare sia questo piano che tutti i bordini, le cornici
nell'armadio dove c'è l'intersezione tra Clear Sand e Grey Balm. Metto un po' di chiaro, giro, molto a caso, sapete che io sono molto istintiva quando creo i colori, voglio semplicemente un colore che rispecchi tutti e due. Guardate, è un po' più chiaro del Grey Balm e ovviamente più scuro rispetto al Clear Sand. Magari un piccolo goccino di Clear Sand glielo metto ancora, leggermente più chiaro. Basta, ora mi piace. Giro bene e poi coloro il piano e inizio con le cornicette con un pennello piccolo. Questa crepa nel legno la lascio e dopo la vado ad evidenziare sicuramente con un leggerissimo anticaggio. Prendo però il pennello Elizabeth per fare il resto del piano. E voilà, ottima coprenza e così ho anche il mio terzo colore. Cera Jasmine, pennello che non uso mai per la cera Jasmine, ma oggi mi piace usare questo pennello qua. Spalma la cera velocemente dappertutto. Se usate un pennello che solitamente usate per la pittura, per la cera, mi raccomando, o ci scrivete sopra usato per la cera o ci mettete un fioccone, perché poi se va a finire che le usate per il colore può darvi dei problemi. Quindi Emma, poi scriviamocelo, va bene? Prendo e carico bene 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 la cera e la stendo con pennellata incrociata, quindi prima in modo orizzontale, così, e poi in modo verticale. Questo è l'unico metodo esistente per far sì che la cera protegga bene al 100% tutta la superficie. Non si deve esagerare con la cera, si deve spalmare bene, se ne deve mettere il quantitativo giusto senza esagerare, perché non è che più ne metti più protegge. Anzi, lo strato deve essere sottile ed omogeneo. Quindi si scarica se c'è l'eccesso così, si sfrega bene prima in orizzontale, così, magari anche dei movimenti circolari se avete una superficie molto molto ruvidina e poi lisciate seguendo la pennellata iniziale. Quindi è importante che la cera venga stesa in modo omogeneo. E perché? Perché tra un po' farò la patinatura con le cere colorate, quindi miscelerò 2 cere colorate per andare ad anticare alcuni punti del mobile, non troppo, giusto poco poco. Quindi se voi sotto stendete il colore male senza una pennellata bella omogenea o la cera male senza una pennellata bella omogenea, poi si vedono le magagne. Quindi mi raccomando, adottate un buon pennello per la stesura e un buon metodo. Anche di qua. Emma, prepara le cere colorate. Sì. Ho passato la cera dappertutto e adesso voglio anticare leggermente con la cera Glam. Occhio, perché ho passato la cera dappertutto tranne che sui cassetti bianchi e sul mobilone ho passato la cera dappertutto tranne che nei riquadri bianchi. Perché? Perché su quei riquadri poi andrò ad apporre 2 transfer differenti ma che stanno molto bene insieme. La magnolia per il cassettone e i fiori miscelati per l'armadio. Poi passerò anche sui cassetti la cera trasparente e ovviamente poi antichizzerò delicatamente con questa cera. Uso la Glam, la cera tortora, perché non voglio un vero e proprio invecchiamento, però voglio creare una situazione differente. Non voglio un colore omogeneo, pulito puro, ma voglio un colore marezzato e questa cera è veramente fantastica. Pennello che mi raccomando usiamo solo per la cera. Carico bene e non vado ovunque, non vado nella parte centrale, non vado dappertutto, vado ad isolare un po' gli angoli, vado a sporcare tutta la superficie, ma partendo dalle parti più laterali, così. Vedete, il colore non è troppo scuro,
è molto delicato e ovviamente avendo steso sotto la cera trasparente e non avendola asciugata, non avendola sportata, avendola lasciato lì diciamo, a idratare il mobile, a proteggere, ma senza togliere l'eccesso, è ancora morbida. Ora panno asciutto e asporto un po' l'eccesso. Vedete com'è facile? Guardate, qui resta l'anticatura e qui, vedete, resta l'anticatura, ma senza esagerare. Vado a mettere in evidenza leggermente questa crepa del legno, lo faccio anche con il fondo e con tutto, diciamo, il perimetro del laterale, anche qui dove c'è questa crepettina, qui dove c'è questa bella lavorazione con tutte le perline, qui schiaccio perché deve andare bene 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 in profondità per anticare al meglio. È importante fare appunto tutto il laterale, ma solo i punti dove appunto antichizzerebbe anche il tempo, senza andare a sporcare veramente troppo la superficie in totalità. Faccio anche la parte superiore, qui e qui. Ricordate il trucco: più tempo lasciate la cera solida in superficie, meno ne togliete. Ora sono passati pochi istanti, quindi la alleggerisco delicatamente. Guardate, solo in alcuni punti si va a inserire la cera, in altri no. Quindi col panno asciutto possiamo delicatamente asportare senza creare troppa sporcatura. Anche qui lo facciamo, vedete? Antichizzo sì, ma delicatamente. Va solo dove c'è appunto l'anticatura profonda, anche qua. Qui l'ho tolta un po' troppa, la posso anche rimettere. E ricordate, se non vi piace perché ne avete tolta troppa, la potete rimettere, aspettate qualche istante e poi togliete. Adesso aspetto un po', nel frattempo vado ad alleggerire qua. Guardate. Anche in questo punto tolgo un po' l'eccesso e ora lo faccio anche qui in una delle parti più belline dove c'è appunto questo angolo perlato che rimarrà più in evidenza, ma poco, non lo sporchiamo troppo, poco, deve rimanere delicato e morbido. Faccio questo per omogeneizzare, questo per togliere gli eccessi e via. Come vedete è un'anticatura molto leggera, molto delicata, che ovviamente devo fare ovunque, non solo su alcuni punti. Vado anche sulla parte frontale, vado dappertutto, anche sul piano superiore. Vediamo come si fa sul piano superiore, perché una superficie più ampia e liscia è differente da un laterale con tante modanature. Seguo questa crepa, che ovviamente deve essere messa in risalto, in rilievo, e anche qua dietro. E voilà. Questo lato, che ovviamente non ho ancora fatto. Se devo rinforzare un po' qua, lo faccio, tanto posso sempre togliere. Questa crepa centrale ovviamente deve essere messa in evidenza, delicatamente, ma un minimo di cera tonalizzante anche qui. Questa cera ha veramente un bellissimo colore perché non è né marrone né grigia, ha un tono molto delicato. Alleggerisco. Vedete, si ottiene un tono non unico, non univoco, è morbido. Ed è così semplice anche sul lato superiore. Passare le cere, patinare con le cere è veramente molto molto facile, anche molto rilassante.
Basta ricordarsi che nel breve periodo, man mano che si passa il panno, si va ad alleggerire e se vogliamo enfatizzare invece basta rimettere il tono, rimettere il colore. Ora è completamente differente il tono di colore che abbiamo ottenuto sul cassettone rispetto a quello che c'è già sull'armadio, che è ancora comunque da anticare. Sembra veramente delicato e lieve, ma è un impatto molto importante invece da dare. Si vedrà un colore non unico, non omogeneo, ma morbido e lavorato. Ed è molto elegante. Ecco qua. Se vedete, qua c'è un tono già leggermente più spento, mentre invece l'armadio alle nostre spalle è ancora bianco e acceso. Continuo su tutta la superficie e mi piace molto, antichizza ma delicatamente. Iniziamo ad applicare il nostro primo transfer sul momilone. Magnolia grandiflora. Per farlo esattamente come vogliamo noi dobbiamo sezionare tutti i fiori, perché appunto questo transfer non ha un unico disegno che lo rappresenta, ma ha tanti fiori che possono essere uniti e che creano un fiore, come si vede bene dalla parte retrostante. Vedete? Qua si nota bene quello che è il contenuto del transfer. Quindi noi andiamo a tagliarli tutti quanti in modo che siano divisi e possiamo creare il disegno come vogliamo noi. Ho già iniziato a tagliare un foglio dei due e ora divido fiori e foglie. In realtà ho diviso fiori, foglie e fiori piccoli, in modo che quando andiamo alla creazione del disegno faccio ancora meno fatica. Creeremo un disegno che è molto simile a quello che vediamo qua sulla confezione, partendo dall'alto e arrivando al basso. Perché? Perché vogliamo partire creando un disegno che si sviluppa così. Quindi noi partiremo da questa parte qua, che è diciamo la più lontana, per arrivare alla parte sottostante che è il fiore più grande e più vicino. Quindi Emma, partirei da questo qui. Ok. Si toglie la pellicola trasparente protettiva. Che dici così? Sì, va bene. Lo si applica e come sempre si gratta. Mi raccomando, io ho aspettato qualche ora prima di applicare il transfer, anche voi fatelo. Deve essere asciuttissima la superficie. Se la superficie non è super asciutta, il transfer non si attacca bene. Come vedete, qui si è attaccato immediatamente, perché abbiamo steso la pittura questa mattina, abbiamo fatto asciugare bene e il transfer si è attaccato immediatamente, ok? Quindi se non vi si dovesse attaccare bene è perché sicuramente la superficie è umida e lo scoprite mettendoci una mano perché sentite proprio l'acqua. Il secondo fiore è questo e deve leggermente coprire il gambo. Ovviamente noi prima l'abbiamo predisposto per capire se ci piaceva il posizionamento. Così, che dici? Ok, allora io adesso lo metto qui così. Ovviamente avrò un punto in cui si unisce con il gambo qua. Quindi prima faccio attaccare questa parte e posso scegliere due alternative. Posso anche prendere il cutter o la forbice, tagliare in modo che sia più facile continuare ad appiccicare il disegno sulla parte diciamo meno comoda. Anche qui è bello asciutto e guardate come si attacca in fretta. Tieni un attimo, ok, così io finisco questo e poi appiccichiamo il ramo che continua. E voilà, metti pure il pezzo Emma.
In questo punto andremo poi a mettere qualcosa che coprirà questo piccolo pezzo in cui si è rotto il transfer, quindi senza problemi si andrà a camuffare. Però prima andiamo avanti con il resto. Applichiamo la seconda foglia. Perfetto, così poi io metterò il fiore che sovrappone qui, per poi farli unire. Bellissimo. Questo fiore, che dici, così o così? Così mi piace di più. Così? Sì. Allora facciamo così. Sì. Così? Così sta molto bene. Sì. Ok, allora facciamo una cosa. Facciamolo aderire, aspetta, fin qua. Cutter e tagliamo. In questo modo, me lo tieni così? In questo modo non creeremo dei danni al transfer. Prima dell'applicazione. E voilà. Applichiamo questo. Io continuo e tra poco vi faccio vedere come va. Ho già passato la cera trasparente sul cassettone e Emma sta finendo di passare la cera trasparente sull'armadio. Inizio anche con la cera Glam dove ho messo i transfer. Se volete vedere come ho messo questo transfer dovete andare a cercare nel salotto di oggi perché l'ho fatto vedere in diretta. Emma, che numero era? 209. 209esimo salotto del mercoledì. Se andate sul mio canale YouTube li vedete sempre tutti ben divisi e quindi quello di oggi avrà la sua foto con il transfer in copertina in modo che ve lo troviate subito e ovviamente anche, diciamo, nominato bene. Come vedete io vado solo nei bordi, non vi consiglio di andare troppo dove c'è il transfer perché il transfer ha un bordino. E che succede? Se voi andate con il pennello troppo vicino con la cera colorata dove c'è il bordino, rischiate di metterlo troppo in evidenza. Invece facendo questo tipo di lavoro, lavorando la superficie ai bordi ma non andando troppo vicino, non lo mettete troppo in evidenza. Ecco qua, ora continuo sul cassettone e tra poco vi faccio vedere anche come viene sull'armadio. Un leggero filo di cera Glam anche sull'armadio dove abbiamo messo la nostra magnolia. Guardate, si va bene bene all'interno degli intarsi. Che voi utilizziate questa cera o un'altra cera colorata, questo è sempre l'iter da seguire. Mi raccomando, occhio a non andare qui dove c'è il disegno, ma attenetevi solo ai bordi, perché in questo caso andremo a mettere troppo in evidenza appunto le sezioni del disegno. Ok, quindi io prendo il panno per alleggerire il disegno, lo spalmo anche sui bordi e faccio questo lavoro. Guardate come diventa bello, morbido e liscio. Anche qua sfumo così il bordo, qua dove c'è la parte lunga e liscia anche qua. E ovviamente alleggerisco il tutto, ma come vi dicevo non vado al centro dove ho il disegno, perché altrimenti rischio che il bordino dove ho appiccicato il transfer venga messo poi troppo in evidenza. Mi raccomando, scegliete la cera colorata in base al restyling che state facendo. Io credo che qua la cera Glam sia veramente perfetta per i toni che ho scelto. Anche questo restyling doppio è finito. Riassumo velocemente, scelti due colori, Clear Sand e Grey Balm. Perché? Scelti perché stanno bene con la carta e perché la padrona di casa voleva schiarire l'ambiente. Abbiamo creato un terzo colore che si vede ma non troppo per rifinire i bordini che ci sono qui e la parte superiore. Non volevo mettere il colore Grey Balm in purezza perché avrebbe appesantito, invece in questo modo, facendolo diventare leggermente più chiaro, è quel vedo non vedo molto elegante. Anche qui non capisci ma sai che c'è una cornice, quindi è una cosa molto delicata. Secondo step, proteggere con cera perché volevamo anticare con la cera Glam, volevamo anticare ma poco, con quel color tortora delicato che desta una finitura.
Importante il fatto che abbiamo scelto 2 transfer differenti ma perfetti insieme, perché hanno le stesse sfumature, gli stessi toni di colore. Infatti sono stati benissimo sia qui i fiori misti che qui la magnolia. E abbiamo messo anche qualche farfalla che erano i fiori misti sul mobile con la magnolia, perché volevamo unire il restyling. In questa camera è tutto Magic Paint, i muri sono vintage rose, ci sono altri 2 mobili che sono stati fatti sempre con lo stesso metodo oggi, per i balme, qualche tocco di cera, e addirittura la porta in Parisienne, già fatta qualche anno fa. Ora mi raccomando, se volete vedere come ho applicato questo transfer in diretta, dando alcune tips importanti, andate sul canale Lisa Magic Paint e troverete tutte le dirette. Questa nello specifico è la numero 209, pensate quante dirette facciamo. E mi raccomando, i prodotti utilizzati non li trovate su Amazon, ma sul sito magicpaint.it, unico sito italiano dove trovare sia il vostro rivenditore di fiducia, perché c'è una cartina suddivisa per regione con i vostri rivenditori preferiti e di fiducia, sia l'unico sito italiano dove acquistare, quindi mi raccomando magicpaint.it. Vi saluto!